Il vedere e l'essere visti fanno parte della condizione umana. L'occhio è, da questo punto di vista, protagonista. È l'occhio dell'osservatore, ma è anche l'occhio dell'osservato, è l'occhio di chi osserva. L'occhio è protagonista dell'arte di Tony Horsler, fin dall'inizio. Tony Horsler usa il video è il prolungamento dell'occhio. L'azione artistica di Tony Horsler è un'azione di corrispondenza biunivoca, per cui l'osservatore osserva, ma osserva delle installazioni che a loro volta osservano l'osservatore. Questo avviene nelle dark rooms cavernose delle sue grandi installazioni. Pensiamo a quei bulbi oculari che guardano l'osservatore appena entra nella stanza dell'installazione, ma avviene anche in opere di dimensioni più contenute, come questa, dove un video continua incessantemente a trasmettere l'immagine di un occhio che guarda e che in maniera implacabile sbatte le ciglia e continua a guardare chi a sua volta lo osserva. Quell'occhio in cui prende luogo quell'infinito rispecchiamento tra arte, artista, osservatore, pubblico, è a sua volta contenuto in una forma che ricorda vagamente la forma di un fantasma, di un piccolo fantasmino. Il fantasma è, in psicanalisi, quel luogo dove il desiderio e il contrario del desiderio, il contrario della pulsione, cioè il divieto, si incontrano. Ecco altri due opposti, così come l'osservatore e l'osservato, la pulsione e il suo divieto. Il fantasma è quello che Freud chiama anche l'unheimlich, cioè quello che non è familiare. Quello che non è familiare però non è semplicemente ciò che fa paura, è ciò che perturba. E che differenza c'è? La differenza sta proprio nel fatto che unheimlich è ciò che non è familiare pur avendo sembianze familiari. Lì sta l'angoscia che ne deriva. E l'occhio è qualcosa di estremamente familiare, perché fa parte dei tratti del volto. Però, in questo caso, l'occhio non è semplicemente qualcosa che in qualche modo ci riporta a dei tratti del volto, ma è qualcosa che ci crea un senso di inquietudine, se non proprio di angoscia. Ecco che quindi il lavoro di Tony Horsler, anche in questo caso, gioca su queste corrispondenze bionivoche, mettendo in relazione da una parte la tecnologia e dall'altra parte la psiche umana, mostrando come l'interferenza tra queste due crei sogni, traumi e incubi.